Ciao a tutti amici e amiche di VPM Power. Quest'oggi faremo un confronto tra il Samsung Galaxy S21 e il Samsung Galaxy S10e. E non solo, vi parlerò di questi due smartphone in dettaglio e vi mostrerò anche di che cosa sono capaci, ma soprattutto le loro differenze. Prima di iniziare però vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Bene, detto questo, iniziamo! Partiamo dal design del Samsung Galaxy S10e, le sue dimensioni sono di 142,22 e 69,9 mm, ma non solo è piccolo ma è anche leggerissimo e ha un peso di soli 150 grammi. Il telaio è in alluminio mentre il pannello anteriore e posteriore sono in vetro Corning Gorilla Glass 5. È disponibile nelle colorazioni Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow e Flamingo Pink. Il Galaxy S10e non è dotato di lettore di impronte digitali integrato nello schermo, ma questo si trova invece in corrispondenza del pulsante di attivazione e sblocco posto sul lato destro. Su quello sinistro invece troviamo i tasti per il volume e subito dopo c'è il pulsante dedicato a Bixby. Infine, sul lato inferiore troviamo la porta USB di tipo C, il microfono, un altoparlante e il jack per le cuffie da 3,5 mm. Ora passiamo al design di Samsung Galaxy S21, più grande rispetto all'S10e, le sue dimensioni sono di 151,7 x 71,2 mm, anche i materiali con cui è costruito sono diversi, il telaio è sempre in alluminio ma in questo smartphone solo il pannello frontale è in vetro, in questo caso è un Corning Gorilla Glass Victus, mentre quello posteriore è in materiale plastico. Il peso è leggermente superiore a 169 grammi ed è speso 7,9 mm, esattamente come l'S10e. L'S21 è disponibile in 4 varianti di colore: Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink e Phantom Violet. Sul lato inferiore presenta il vassoio per la SIM, una porta USB-C e una griglia per gli altoparlanti, mentre sul lato destro ci sono il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Non c'è un pulsante Bixby dedicato, ma è possibile avviare l'assistente di Samsung premendo a lungo il pulsante di accensione. Infine manca anche il tanto richiesto jack da 3,5 mm per le cuffie. Come potete vedere, il design è molto diverso in entrambi i modelli. Questo spigolo dove c'è l'alloggiamento per le fotocamere non è presente nel nostro S10e, che ha un ben più piccolo e modesto alloggiamento per le fotocamere posizionato in centro. Molto comodo invece nell'S10e lo sblocco dello schermo tramite il pulsante di accensione sul lato, invece per quanto riguarda il nostro S21 lo sblocco è ancora sotto lo schermo. Per quanto riguarda invece la connettività con micro SD, troviamo nell'S21 lo slot per micro SD e SIM integrato ibrido, mentre nel nostro S10 è ancora posizionato da un'altra parte, nella parte superiore. Entrambi hanno l'uscita USB-C posizionata in basso insieme alla cassa. Manca ovviamente nel nostro S21 il jack da 3,5 mm, che è un gran peccato. Il Samsung Galaxy S10e presenta un display AMOLED da 5,8 pollici con una risoluzione di 1080x2280 pixel e una densità di 428 pixel per inches. Il Samsung Galaxy S21 invece ha un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con una risoluzione di 1080x2400 pixel e una densità di 421 pixel per inches. La frequenza di aggiornamento del display è di 120 Hz. Parliamo adesso dello schermo. Come potete vedere, con la luminosità settata al massimo su entrambi i dispositivi, S21 forse è leggermente più vivido e ha colori più realistici e tendenti alla realtà. Quanto riguarda invece la diagonale dello schermo, il nostro S21 chiaramente è più grande, batte il nostro S10 Lite di praticamente quasi un pollice. Lo schermo di Samsung S21 ha inoltre una frequenza di aggiornamento più elevata, arriva fino a 120 Hz, che è molto più comodo per quanto riguarda invece i giochi.
Al cuore di Samsung Galaxy S10e è presente il processore Samsung Exynos 9820, un octa-core con un processo produttivo a 8 nanometri, 6 GB e invece la RAM e 128 GB lo spazio di archiviazione disponibile espandibile fino a 512 GB tramite microSD nello slot ibrido SIM microSD integrato. La scheda grafica è stata creata da ARM e della Mali G76 MP12. Infine il sistema operativo con cui nasce è l'Android 9 Pie. Samsung Galaxy S21 presenta invece il processore Samsung Exynos 2100, un octa-core costruito con processo produttivo a 5 nanometri, 8 GB la sua RAM e 256 GB la memoria interna, purtroppo non espandibile tramite microSD. La GPU è la Mali G78 MMP14, il sistema operativo è Android 11 e la Samsung One UI 3.1. Per quanto riguarda la versione di Android siamo praticamente allineati, nonostante il nostro S10 arrivi con Android 9, c'è l'aggiornamento ad Android 11 che è lo stesso che troviamo poi su Galaxy S21. Come potete vedere i colori bianchi risaltano molto di più adesso e forse il Galaxy S21 perde qualcosina, questo sembra quasi più un panna che non un vero bianco. Per quanto riguarda le performance, proviamo a lanciare in entrambi i telefoni nello stesso momento Call of Duty e vedere chi carica prima. Chiaramente vince immediatamente il nostro S21 perché ha un hardware molto più performante, siamo già sul menu principale. Il nostro S10 ci mette poco di meno, comunque gli sta abbastanza dietro nonostante tutto. Qua invece la miglioria dello schermo si nota molto di più, come potete vedere sulla destra il gioco appare molto più fluido e vivido. Sulla sinistra è come se ci fosse una patina opaca. Nonostante tutto, su entrambi i giochi il titolo gira molto bene. Non sembrano esserci problemi di sorta, anzi, il gioco è praticamente perfetto in entrambe le versioni. L'S10 presenta una configurazione a doppia fotocamera sul retro, completa di un sensore principale da 12 megapixel e un sensore grandangolare da 16 megapixel. La fotocamera frontale da 10 megapixel e si trova nella parte alta a sinistra. L'S21 ha invece un gruppo di 3 fotocamere così composto: la fotocamera principale con obiettivo grandangolare da 12 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel con zoom ottico ibrido 3x. Le fotocamere sporgono parecchio e neanche con la custodia originale si elimina del tutto questo problema. Anche qui la fotocamera frontale da 10 megapixel e si trova in alto nel display, però questa volta al centro, meglio rispetto all'S10e che ha la fotocamera frontale spostata a sinistra. Infine il riconoscimento facciale funziona molto bene. Per quanto riguarda invece i video, S10 è in grado di registrare video in 4K fino a 60 frame al secondo, mentre S21 arriva fino ad 8K e 24 fotogrammi al secondo. Ci sono ovviamente anche le riprese a 4K, a 30 e 60 fotogrammi al secondo, così come quelle in Full HD a 30 e 60 e slow motion 240 frame al secondo. Ecco la differenza fra le due fotocamere del nostro S10e e del nostro S21. Facciamo esattamente due foto nello stesso momento. Come potete vedere l'S21 ha questo strano alone sulle luci, mentre invece l'S10e non ce l'ha. Comunque è molto più scuro, mentre invece l'S21 riesce a prendere anche i dettagli della scheda madre. Diamo un'occhiata alle foto entrambe scattate. Come potete vedere la fotocamera dell'S21 inquadra molti più dettagli, anche se con questo bruttissimo artefatto luminoso qua. Invece l'S10 la luce non ce l'ha proprio e quindi è tutto un po' più sfocato. La differenza di fotocamere si vede anche dalla presenza non solo dello 0,5x per quanto riguarda lo zoom, ma nell'S21 del 3x, lo zoom ottico 3x, che come potete vedere ingrandisce molto bene i componenti del nostro PC. Si riesce addirittura a leggere la scritta BIP 350 PCMate e la fotografiamo. Invece il nostro S10e si ferma all'1x. L'audio è stereo e si sente meglio nell'S21. Vediamo. Diamo un'occhiata invece all'audio partendo dall'S10e.
tutti e tutte ed eccoci di nuovo insieme per questa nuova puntata di VPM Power. Come potete vedere si sente abbastanza bene e molto nitido, ma questo era il volume massimo. Vediamo invece il nostro S21. Ciao a tutti e tutte ed eccoci di nuovo insieme per questa nuova puntata di VPM Power News. La differenza si sente abbastanza, S21 avendo anche più spazio ha degli altoparlanti migliori e riesce comunque a vincere sul vecchio S10e, sia per quanto riguarda la qualità audio sia per quanto riguarda il volume. Per quanto riguarda la connettività, entrambi gli smartphone supportano Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e tecnologia NFC per i pagamenti. Il Galaxy S10e ha una batteria a litio da 3100 mAh che dura senza problemi un'intera giornata. Samsung S21 invece ha una batteria LiPo da 4000 mAh e anche qui ha una durata di una giornata. Insomma, non c'è questa grande differenza di capacità. Una grande e fastidiosa differenza però la troviamo nel fatto che nella confezione del Samsung Galaxy S21 non è incluso il caricabatterie, quindi è necessario acquistarlo separatamente. La scelta è stata dovuta a motivi ambientali, anche se in realtà comunque il caricatore è in vendita, quindi non sappiamo quanto questa scelta sia dovuta al risparmio nei termini ambientali quanto invece al risparmio per Samsung. Tornando a noi, l'S21 supporta la ricarica rapida fino a 25 watt che permette di ricaricare del 50% in soli 25 minuti l'intera batteria e del 100% in un'ora. Inoltre supporta anche la ricarica wireless a 15 watt e la ricarica inversa. Anche l'S10e supporta la ricarica veloce e la wireless inversa. Il suo caricabatterie però è incluso nella confezione da 16 watt e carica in circa un'ora e 15 minuti. Bene amici, con questo è tutto. Potete trovare lo smartphone Samsung S10e e lo smartphone Samsung S21 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere a mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao a tutti e alla prossima!